C'era una volta un ragazzo che aveva la musica nel sangue, ma non semplicemente uno cui piaceva suonare, cantare o ballare. No. Questo ragazzo, che si chiamava Luigi Bracioforte, aveva proprio la musica nel sangue. A pochi giorni di vita gli fecero un prelievo di routine e l'infermiere avvertì la melodia di una ninna nanna. In quarta elementare, mentre giocava a calcio con gli amici, a Luigi sanguinò il naso e dalle narici il sangue venne accompagnato dalle note brillanti di una tromba. Durante l'adolescenza, le condizioni fisiche del ragazzo cominciarono a peggiorare. Da giovane adulto Luigi soffriva ormai di tic, malesseri, disturbi nervosi, si procurava spesso lesioni per poter dar sfogo alla musica che aveva dentro. I genitori di Luigi, preoccupati per la salute del figlio, lo sottoposero a varie visite, cercando di capire quale fosse il problema. I medici erano molto perplessi perché non avevano mai visto un caso del genere. Ogni tentativo di diagnosi finiva sempre con un buco nell'acqua. Nessuno sapeva dare spiegazioni. Non so che cosa sia, non mi è mai capitato. Finalmente trovarono uno specialista che, dopo aver studiato attentamente i dati, le analisi, i referti di tutti i test, diede il responso. Non ci sono dubbi, vostro figlio ha la musica nel sangue. Ma non era tutto. Secondo il medico, Luigi aveva anche un'altra sindrome molto più rara e ben più grave. Il sangue di Luigi era di gruppo jazz. Ai genitori il dottore spiegò che essere di gruppo jazz significava avere un quadro clinico molto delicato. Chi appartiene al gruppo jazz solitamente ha problemi di vario tipo, difficoltà nelle relazioni sociali, è incline all'isolamento, ha disturbi legati al conteggio, al fraseggio. Spesso la musica prende il sopravvento su tutto, causando scarsa applicazione e interesse verso altre attività. Chi è jazz ha difficoltà nell'organizzazione di colori e manifesta una forte predisposizione per il marrone. Chi soffre di questa patologia tende ad esibirsi in locali vuoti, suonando senza seguire schemi precisi, abusando di improvvisazioni che creano fastidio nel pubblico e disagio nei gestori. Chi è jazz saluta in modo strano. Insomma, per il dottore la vita di Luigi sarebbe stata piena di difficoltà sociali, professionali e sentimentali. I genitori si spaventarono molto. Avevano sempre desiderato il meglio per il proprio bambino. La madre aveva sempre sognato che la musica avrebbe permesso a Luigi di trovare l'amore e la felicità. E anche il padre aveva sempre pensato che la musica gli avrebbe permesso di trovare l'amore e la felicità. Scoprire che il loro figlio era di gruppo jazz fu un brutto colpo. Decisero però che avrebbero dovuto fare tutto il possibile per consentirgli una vita felice. Gli fecero frequentare persone normali che facevano cose normali. Lo tennero lontano da scuole di musica, corsi, accademie. Adesso vado lì. Sì. No. Come no? Dai. Su, ma dai. Lo stimolarono a frequentare locali notturni e discoteche. Gli
Gli organizzarono feste colorate di compleanno con amici e con spogliarelliste. Gli comprarono una Golf color oro. Gli dissero che se fosse stato lontano dalle brutte compagnie dei gruppi jazz gli avrebbero permesso anche l'uso di droghe leggere. Tuttavia le condizioni di Luigi non migliorarono, anzi. Una sera di febbraio, durante la finale del Festival di Sanremo, in seguito all'ascolto di una trascinante esibizione, Luigi cadde riverso sul tavolo in preda alle convulsioni e perse i sensi. Venne trasportato all'ospedale, ma le sue condizioni apparvero subito critiche. Signore, voi fermate più, potete entrare. Il battito era debole, appena percettibile. Tentarono di fare un prelievo, ma dalle vene non usciva più sangue e nemmeno una nota. I medici spiegarono ai familiari che il loro approccio era stato sbagliato. Quando uno è jazz non c'è niente da fare, deve rimanere jazz. Luigi venne trasferito in un reparto specializzato. Per giorni venne sottoposto ad una terapia d'urto pesantissima. Ore e ore di ascolto di assoli di contrabbasso, assoli di batteria e poi scale diminuite di ogni tipo, accordi quartali, sostituzioni di tritono, virtuosismi, fraseggi vocali. In pochi avevano superato una terapia così pesante. Le speranze erano minime. I dottori dissero che il corpo di Luigi faceva fatica a reagire, che nel suo sangue i valori della musica erano bassissimi, incompatibili con la vita. La terapia proseguì ancora per molto tempo, senza nessun miglioramento. Ma improvvisamente, dopo giorni, mesi, anni, Luigi si svegliò dal suo torpore. Era il 30 aprile e da quel giorno Luigi tornò ad avere la musica nel sangue.